sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, buon pranzo, buona digestione a voi che siete in Italia, qui invece sono le 9:15 del mattino. Santa giornata nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica psicomissionaria. Psicomissionaria, adesso dirò perché psicomissionaria, santi e caffè. Psicomissionaria perché io sono in missione, quindi missionaria, ma psico perché sembra che stia creando un certo travaglio di soddisfazione e felicitazione a parte dei nemici che non hanno il rompiscatole che ogni giorno fa migliaia di visualizzazioni e non hanno saputo più come fare per cercare di detrarmi i numeri, e allora glieli sto offrendo io le occasioni. È incredibile, perché insomma praticamente non riesco a fare ogni giorno santi e caffè, figlioli cari. Le distanze in America Latina non sono come quelle italiane. Io non mi sposto da Milano a Verona come faccio in Italia, o da Milano a Torino, o da Verona a Bologna, o da Bologna a Firenze, o da Firenze ad Ancona. Qui le distanze sono proibitive e non si può sempre prendere l'aereo perché appunto ci sono i costi che sono altrettanto proibitivi. Tuttavia è anche molto bello viaggiare in macchina perché si godono i panorami, ecco, si loda Dio per quello che veramente questa terra straordinaria che l'America Latina offre. Noi siamo sempre bene molto attrezzati, Sor Alessia mi offre sempre il caffè appena in tempo prima di andare in trasmissione, no, lo dico perché non riesce mai impuntualmente a darmelo sto benedetto caffè, ma non ci fa niente, santi senza caffè, e oggi io mi trovo all'ingresso della Argentina. Sono già in territorio argentino con la mia equipe, col mio team di missionari, e c'è veramente un'atmosfera da missione. Un paio di suorine si sono aggregate, saranno quelle che verosimilmente poi avranno un compito da svolgere qui con un paio di seminaristi. Noi stiamo facendo sul serio, poi mettiamo tutto nelle mani di Dio, e vedo la fatica, la metamorfosi che queste suorine in particolare stanno facendo proprio per adeguarsi a questo ritmo missionario al quale invece io con l'altro gruppo siamo abituati in Italia e in Europa, però quello serve per poi applicarlo in maniera anche significativa. Qui occorrono due o tre cose concrete, più di tutti i cibi, le precauzioni mediche e tutte le altre cose. Primo, morale alto. Quando uno si piange addosso e facilmente trasforma la fede in qualcosa di psicoemotivo, non è adatto per la missione. Quindi morale alto, morale robusto e alto. La mattina ci si sveglia, quando ci sono le difficoltà si sta, quindi la missione è veramente un'occasione preziosa per crescere nella fede. Morale alto, primo. Secondo criterio, pregare. Ecco, pregare ma in maniera robusta, cioè tra un fermarsi perché devi mettere la benzina, poi immaginate me che sono il capo di questa spedizione, praticamente tra un'Ave Maria e l'altra devo rispondere a chi deve mettere la benzina, a chi deve andare a fare la pipì, a chi vuole il caffè, a chi si è bagnato e si deve asciugare, a chi non so ha un mal di testa e deve prendere la compressa. Ave Maria, grazie, pronto? Santa Maria Mater Dei. E questa è preghiera robusta, preghiera che ti tiene coi piedi per terra, ecco. Queste sono secondo me le due fondamentali componenti per andare in missione. Certo, poi un certo grado di buona salute è necessario per affrontare le prove che la missione con i suoi fusi orari, i suoi ritmi richiede. Dove io mi trovo sono a Puerto Iguazú, mi pare che si chiami, ecco, Puerto Iguazú, ed è la prima città che si raggiunge abbandonando il Brasile, lasciando alle spalle il Brasile. Abbiamo pernotato qui in questo albergo perché abbiamo avuto delle difficoltà notevoli anche dal punto di vista strutturale, ma io sono abbastanza attrezzato e abituato ad affrontarle, quindi dovremmo riuscire a risolverle. Chiedo una preghiera a tutti voi miei cari figlioli, praticamente in giornata devo decidere come spostarmi e dal punto di vista diciamo strutturale stiamo facendo fatica ad avere delle vetture, ma anche prendere l'aereo da qui per arrivare a Buenos Aires, che è una sorta di Palermo-Milano, poniamo, più o meno Palermo-Milano come distanza, però richiede un impiego di denaro non irrilevante, perché noi non avevamo previsto questo problema, altrimenti non saremmo neanche qui, saremmo già stati più avanti, forse verso Posada,
se non addirittura no, Resistencia no, sono città interne dell'Argentina. Come sentite penso il sottofondo molto bello, perché questa non è una giungla, ma insomma ci somiglia molto. Questo hotel e come gli altri alberghi qui attorno sorgono intorno alle straordinarie cascate di Iguazú, che sono le cascate che fanno da confine naturale tra Brasile, Paraguay e Argentina. L'esperienza in Brasile, oggi che vedo che il segnale, grazie a Dio, regge, è andata molto bene. Ecco, qui c'è un'ape che gira attorno, è andata molto bene, abbastanza bene, speriamo che produca frutti. Adesso vediamo in Argentina, la tappa, come sapete, è Buenos Aires, domenica prossima, 18 gennaio, eccolo lì il cartello che è stato fatto, domenica 18 gennaio, incontro del piccolo resto in Argentina alle ore 16. Arrivano richieste da varie parti dall'Italia, ma anche dall'Argentina, per sapere dove si terrà l'incontro. Io non sono ancora in grado di dirlo, perché per effettuare la prenotazione di una sala devo trovarmi contestualmente lì, perché anche questo lo faccio io. Sentite la concorrenza, no, sono una specie di pappagallo, credo che sia. La vegetazione fioricari qui è incredibile. Tra l'altro qui è piena estate, ecco, mentre so che in Italia fa freddo, c'è neve un po' sparsa dappertutto, persino in Sicilia è arrivata la neve. Ho visto le immagini dell'entroterra palermitano, non mi ricordo la città. Abbiate pazienza allora con le interruzioni. Dicevo che appunto l'Italia è avvolta dal freddo, c'è la neve, qui invece fa molto caldo, è piena estate. Qualcuno ha chiesto come mai io vengo qui quando qui è estate, esattamente perché in Italia è inverno, perché in estate io devo stare a Piccola Nazareth. Io sono uno e uno solo, capisco che poi ognuno accampa le proprie pretese e le comprendo, perché alcuni hanno detto: padre, qualcuno non può venire lì perché è in vacanza. Pazienza, non ho cosa fare, vale la presenza, vale la celebrazione della Santa Messa qui, che purifica l'ambiente, perché non è celebrata in unione con gli impostori, gli eretici, gli apostati e i mentitori. Da missa me vanno a lunghi rupiere, come si dice. Ma che meraviglia, anche stamattina, e questo è tutto, aver celebrato messa in queste. Oggi è una settimana che siamo qui in America Latina, giovedì scorso siamo arrivati nel tardo pomeriggio. È una grazia poter andare, anche solo questa è missione per me, va bene? Anche solo questa è missione per me, poter andare a celebrare in posti altrimenti diciamo irraggiungibili, come questa foce di Iguazú che tiene il confine tra Argentina, Brasile e Paraguay, e dire la messa con un paio di seminaristi, i quali secondo me non hanno ancora fino in fondo capito la grazia che viene loro data, le sorine, fra Celestino, questo team, che celebriamo la messa non in unione con il falso Papa, la falsa Chiesa, il corpo mistico dell'Anticristo. E dunque quella è una celebrazione, e questa è un'immagine proprio di stamane che è stata scattata mentre ricevo messa, la diciamo ovviamente nelle camere d'hotel, che diventano come delle piccole cattedrali, dei piccoli domi. È una storia incredibile quella che stiamo portando avanti, ma Dio ci dà la grazia di affrontarla con gioia, dicevo poc'anzi, e con il morale alto, perché le difficoltà non mancano, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Noi siamo qui, non stiamo facendo numeri record, però la missione la portiamo avanti e poi lasciamo fare a Dio, perché la mancanza di prospettiva è un buon segno. Anche i santi vivevano così. Abramo rispose: eccomi, riprese, vattene dalla tua casa, dalla casa di tuo padre, verso un paese che io ti indicherò. Non gli dice prendi a destra, poi svincoli a sinistra. Questo è Google Maps, cerca e prenotati l'hotel e vai su Trivago e vedi qual è il miglior hotel. No, vattene e io ti indicherò. E qui è la stessa cosa. Biblico. Il contesto è biblico. Noi siamo usciti, peraltro io, come ho detto all'inizio, quasi scherzandoci sopra, ma è una verità, ma chi lascerebbe una conduzione di una programmazione come quella di Radio Domina Nostra, soprattutto Santi e Caffè, che è stata invidiatissima,
la rabbia dei nemici, perché loro ci provano in tutti i modi, fra un po' si mettono sottosopra a parlare in latino con le sillabe che cascano dal naso, e però non fanno i numeri che poi faccio io. Eppure io ho lasciato questo per venire qui. Vattene dalla tua terra. È il singhiozzo, l'erutto spirituale che ha prodotto naturalmente l'elegante e sempre altissima, eccelsa teologia interpretativa del pontefice laico di Roma, che è allo sbando totale. Adesso mi hanno comunicato, per inciso, che sì, allora è ufficiale, Papa Leone è impedito, codice Prevoste adesso, codice Prevoster. Capito? Adesso sì, sì, è notizia che ho preso, se ho capito bene, perché io sono dall'altra parte del pianeta, per fortuna, quando è così, e a quanto pare sembra più chiaro che per il pontefice laico Prevoste il Papa Leone, è un Papa impedito. Peggio di Papa Benedetto XVI. Questa è la posizione del... E allora dicevo, io ho preso questa iniziativa perché ho sentito forte l'appello ripetuto a venire qui e sono venuto verso un paese che io ti indicherò. Abramo non sapeva dove andare. Abramo si è fidato di Dio e noi dobbiamo, noi tutti del piccolo resto, voi siete tutti, cari figlioli, protagonisti con me di questa missione, che si svolge in una maniera incredibile, perché c'è la missione ufficiale, che sono i incontri di preghiera, che finora è stato uno solo, quello ufficiale, cioè a Sao Paulo, in Brasile, domenica scorsa. Ma poi ci sono gli incontri non ufficiali che sono molto, ma molto, secondo me, più importanti, perché alla fine bonum diffusivum sui. Io vorrei raccontare qui un paio di esperienze personali. Comincio da quella che secondo me è la più finora significativa. Abbiamo dormito, non questa notte scorsa, qui siamo a Iguazú, la notte precedente a Campo do Marao, mi pare che si chiami, Murao, che è una cittadina di 80.000 abitanti circa nell'entroterra occidentale del Brasile, del sud del Brasile, sud-ovest del Brasile. Campo Murao si chiama, questa città, circa 80.000 abitanti, non c'è niente, semplicemente una cittadina, diciamo così, come tante altre città del Brasile, tra l'altro con cognomi italiani, che è una cosa che si rimane senza parole, perché qui sono venuti, ho proprio cercato, ho fatto una ricerca, Veneti e Lombardi hanno praticamente popolato l'entroterra brasiliano, e c'è gente con i tratti somatici di tutto il mondo. Ieri per esempio, per consegnare le macchine in Brasile, perché quelle che avevamo non potevano entrare in Argentina, ci ha favorito con un tratto amabilissimo, perché il popolo brasiliano, quello argentino è accogliente, ma non è come quello brasiliano è semplicemente amabilissimo, ti vengono incontro, ti sorridono, c'è un tratto genuino che non perdono, forse per l'identità proprio, direi, subcontinentale, ma anche probabilmente per una certa forma di genuinità che hanno conservata. E ieri per esempio il tale che ci ha preso le macchine e mi raccontava che lui, perché ho visto i tratti somatici, non era affatto un brasiliano, gli occhi azzurri, capito, i capelli brizzolati, mi ha detto che il suo papà era un tedesco scappato dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale. Chissà quanti ne sono venuti. E poi trovi con i cognomi Lorscheider, il signor Lorscheider in Brasile, così è. Oppure il signor Peretti, no? Il dottor Peretti, ho visto il cognome Peretti, Biguzzi, sono cognomi del nord Italia, tra Piemonte, tutto l'arco alpino. Ho scritto odontostomatologia, dottor Perin. Perin da dove viene? Se non dal Veneto, scusa, Perin, capito? È pieno di cognomi. Ma l'incontro secondo me più significativo l'ho fatto appunto a Campo do Murao, perché la mattina, scendendo dalla stanza per prendere un caffè, vabbè, lasciamo perdere, sul caffè è bene non intervenire, ho visto due guardie federali con i mitra, i mitra e le manette. Uno aveva addirittura cioè teneva le manette per usarle. Erano sul chi va là, io li ho osservati. Vabbè, poi noi stavamo caricando i bagagli in macchina e io credo che, come penso tutti voi, siamo mossi sempre dalla provvidenza divina. Allora io sono uscito per mettermi in macchina, per fare tra l'altro Santi e Caffè, che non ci siamo riusciti, e vedo una scena che non avevo mai vista in più di 50 anni della mia vita. C'era la macchina, queste che noi usiamo per la polizia penitenziaria, per trasportare i detenuti, trasferire i detenuti, e
c'era come si chiama, nel portabagagli, guardate, un signore, messo lì come un cagnolino, un signore tenuto con i mitra spianati da parte di queste guardie giurate. Allora io ho capito che era un detenuto e che doveva essere un detenuto d'eccezione, un pluriassassino probabilmente. E allora io spontaneamente ho preso la corona del rosario e mi sono avvicinato, e le due guardie mi hanno visto. Io non portavo questo il segno, avevo però la maglia scura, e ho chiesto se potevo avvicinarmi al detenuto, che era terrorizzato, era tra il terrore e lo smarrimento finale, cioè un uomo privato, anche per colpa sua, perché non è che è fatto così a correggero da parte della Polizia Federale, privato della sua umanità, sembrava un animale messo lì. Io mi sono avvicinato, gli ho stretto la mano, ho preso la corona del rosario e gliel'ho data. Volevo pregare con lui ma non è stato possibile, allora gli ho tracciato un segno di croce sulla fronte e mi sono allontanato. Poi mentre mi allontanavo una delle guardie col mitra mi ha chiesto: lei è padre? Lei è un padre? Ho detto sì, sono un padre. È stato meglio non raccontargli tutta la mia vicenda, in quel caso non mi mettevano anche a me lì dentro. E sono andati via. E ho pensato tutto il giorno di ieri, se anche venire in Brasile è significato soltanto dare la corona del rosario a questo detenuto, qui non c'è la pena di morte, però le carceri non sono certo hotel a 4 stelle. Vuoi vedere che Dio si è servito di sto povero Cristo in quel momento lì? Vi pare che sia così casuale che io sia uscito e proprio di fronte alla mia macchina c'era questo animale messo lì dentro, che doveva essere portato chissà dove, in qualche carcere di massima sicurezza, perché due soldati coi mitra spianati per un detenuto io non li ho mai visti nella mia vita, quindi si vede che era un personaggio. E chissà che Dio attraverso, lì ho pensato, perché io sono poi uno che ci pensa molto nelle cose, vuoi vedere che c'è stata nella sua famiglia una mamma buona che ha pianto per lui, che ha pregato per questo figlio criminale? Vuoi vedere che una delle vittime che lui ha ucciso è in paradiso e prega, lo ha perdonato e prega per la sua salvezza? Vuoi vedere che c'ha una familiare che ha fatto un pellegrinaggio ad Aparecida, a Guadalupe, a Nostra Signora Guadalupe, a Lourdes, e lo ha consacrato alla Madonna? E in un modo o in un altro Dio è intervenuto. Dio è intervenuto perché Don Minutella si è trovato davanti Don Minutella, che se fosse vero quello che dicono, che io sono quello che sono, capite come è stato favorito quest'uomo, indipendentemente da Don Minutella. Ha avuto la benedizione e la corona del rosario, e le guardie carcerarie non gliel'hanno tolta. Io gliel'ho messa proprio qui al polso, ecco. E di queste situazioni sono successe anche significative, quindi la missione, poi le sorine, anche i seminaristi, e questo mi fa molto piacere soprattutto per i seminaristi, perché così acquistano questa attitudine missionaria, distribuiscono le medagliette miracolose alla gente, benedette ed esorcizzate, molti, la maggior parte li prendono, altri no. Ieri per esempio è successo che Suor Alessia si è avvicinata ad una famiglia per dare la medaglietta miracolosa, la donna, la moglie, la mamma, è scappata via, proprio scappata via. Suor Alessia era un po' turbata, io non ho voluto precisare, ma è chiaro che si trattava probabilmente di una strega, di una fattucchiera, di qualcosa, perché come sappiamo purtroppo anche in Brasile queste cose sono molto diffuse. È proprio scappata via la medaglia miracolosa. Molti non sanno neanche cosa sia la medaglia miracolosa, così ecco viene distribuita, e questa diventa occasione proprio per parlare. Per dialogare. Per esempio, volendo andare a guardare gli animali tipici del luogo, ce ne sono che noi non abbiamo. Ieri in Italia non è che facilmente ti trovi un varano sotto casa, voglio dire, o una scimmia o un coccodrillo, o che ne so che abbiamo visto poi, insomma, animali tipici del posto, quindi è molto bello anche vedere questi. E a un certo punto, mentre facevamo la fila per vedere i serpenti, credo fosse che dovevamo vedere i serpenti, Fra Celestino, che ha un'attitudine relazionale che niente meno supera la mia, perché io quando sono in giro sono invece il più riservato di tutti, se avete notato. Mentre lui, come dire,
volentieri ha aperto il dialogo con una famiglia. C'era un uomo alto, anche questo, alto, che poi anche lui ha detto che venivano i familiari dagli Stati Uniti, ma vivono in Brasile, e parlando, poi mi sono inserito anche io. C'è una cosa che mi ha molto colpito: questo tale ha detto, questo giovane uomo, docente di inglese a San Paolo, e lui è sposato con 2 bambini, diceva di essere non cattolico ma pentecostale, battista, della comunità cristiana battista. Ecco, e parlando tra di noi è venuto fuori, perché grazie a Dio c'è qualcuno di femminista che conosce bene l'inglese, che mi traduceva quello che lui diceva. È venuto fuori che lui dice appunto che la Chiesa battista insiste molto, l'ha proprio detto, sulla divinità di Gesù Cristo. E ha citato il prologo di Giovanni, e io dicevo a Fra Celestino, a Davide, ai seminari, a quelli che mi stavano attorno: vedete, i preti in Italia fanno i preti modernisti sul Gesù storico. C'è Vito Mancuso che vende il libro Gesù è Cristo ed è venerato, pubblicizzato dappertutto. Gesù forse non è mai esistito, il Cristo della fede è stato inventato dalla Chiesa, quindi il prologo di Giovanni è frutto della rielaborazione teologica nell'incontro tra la cultura semitica ebraica e quella ellenistica, tutti quei sofismi, quelle contorsioni intellettive che non servono a nulla se non a gettare il sospetto e il dubbio. E poi ti viene un cristiano battista che ti dice che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Capito? Questo fa molto riflettere. E io dicevo, lo Spirito soffia dove vuole. Lo Spirito soffia dove vuole, fiori cari. Perché che un cristiano battista, cioè della famiglia del mondo protestante, abbia discusso con noi, dialogato con noi, professando la fede in Gesù Cristo figlio di Dio, quando in Italia i preti salgono sui pulpiti, i vescovi salgono sui pulpiti, o per negare la divinità di Cristo, la messianicità di Gesù Cristo, oppure per parlare altrimenti di conversione ecologica, impegno nel sociale e difesa dell'ambiente. Ti viene il cristiano battista, giovane, molto giovane, che ti professa Gesù Cristo figlio di Dio. Io poi mi sono permesso, alla luce della mia esperienza anche baltasariana, di dirgli, del mio, formazione baltasariana, di dirgli: ecco Gesù Cristo che porta alla Trinità. E lui confermava, perché solo se Gesù Cristo è Dio, la cristologia si apre al respiro trinitario. Ma se Gesù era solamente un grande uomo, se Gesù era solamente un grande eroe, un grande testimone di Dio, uno dei grandi testimoni di Dio, e vi ricordo che il documento di Abu Dhabi lascia chiaramente intendere questo, allora non esiste la Trinità. E infatti non esiste più un discorso su Dio Padre, non esiste più un discorso sulla Trinità, nello pseudo magistero degli ultimi 13 anni non esiste più un discorso sullo Spirito Santo. Qua e là qualcosina, ma i tre stanno ancora litigando a porte chiuse, qualcuno ha detto pure diversi anni fa, bestemmiando. Quindi c'è una missione non ufficiale che forse è quella che a Dio piace di più, senza però dimenticare che nel frattempo qui sopra le nostre teste, per dirla così, c'è il Messico, dove ci recheremo, e lì invece c'è una realtà viva condotta da padre Ciabello e dagli altri confratelli sacerdoti, che saluto, così come saluto padre Tamaio e padre Arturo, e saluto anche Vicente Montesinos, che fa da trait d'union tra di noi per questo cammino che stiamo portando avanti. Quindi c'è una missione così, non ufficiale, e c'è la missione ufficiale che stiamo portando avanti. Gli incontri, le esperienze che stiamo vivendo potrebbero essere ancora di più approfondite, raccontate, ma mi fermo qui, e serviva solamente per dare un'idea del fatto che non ce ne stiamo con le mani in tasca, con le braccia conserte, ma sgobbiamo, ecco, come diceva San Massimiliano Maria Kolbe, quando un giovane gli chiese che voleva entrare a Niepo alla 9, chiese: voi come fate, come vivete la giornata? Caro figlio, qui si sgobba tutto il giorno per la Madonna. Ecco, e noi stiamo facendo lo stesso, sgobbiamo per la Madonna, e per questo teniamo il morale alto e facciamo quello che Dio vuole. Secondo questa parola, ecco, è la terza parola, la terza sillaba, il sillabario missionario è il titolo di oggi, il sillabario missionario, cioè la prima sillaba, se vi ricordate, è stata la
assenza di prospettiva, no? L'abbandono in Dio. La seconda sillaba è stata quella dell'erutto, cioè del fatto che a livello spirituale ho sentito questa iniziativa soprannaturale a venire qui. Oggi è la terza, vattene dalla casa di tuo padre e io ti indicherò, vattene, puntini puntini, ti indicherò. Mi sembra molto importante questo e spero che diventi una testimonianza per quei confratelli sacerdoti che malgrado tutto continuano ad ascoltarmi nascostamente, forse si mettono persino in bagno perché nessun parrocchiano, nessuno della canonica, come la storia che mi ha raccontato un seminarista, che qui un sacerdote voleva incontrarmi e l'ha perpetuo ha detto non sia mai, tu non incontrerai mai quel Don Minutella lì. Ecco, la campagna, la propaganda contro il sottoscritto, ma proprio contro il sottoscritto, deve esserci qualcosa di personale, evidentemente è feroce. Per esempio nei giorni scorsi mi è stato fatto vedere un video, sono in Argentina, quindi magari mi scordo l'italiano, in cui un tale vuole convincere i messicani, padre Ciabello, a non fidarsi di me per due ragioni. La prima perché io ho fatto il discorso della corredentrice e questo tale dice che i messaggi da Signora di tutti i popoli dicono che bisognerà farlo il 31 maggio. La seconda, non entro adesso nel merito di questo, ma è sul secondo che intervengo rapidamente, cioè quando afferma che io dice a tutti in lingua spagnola non fidatevi di lui perché parla male di Papa Benedetto, non si può sentire questo, che parla male di Papa Benedetto XVI dicendo che non merita rispetto perché si è ritirato per debolezza. Che cosa ha fatto questo disonesto? Si vede che i disonesti esistono anche oltreoceano. Ha fatto la seguente operazione. Vi ricordate quante volte io ho detto, citando le dichiarazioni di Monsignor Geiswein, che cioè Papa Benedetto si sarebbe dimesso perché non dormiva, va bene? Perché non dormiva. Siccome non dormiva bene, si è dimesso. Questa è la narrativa ufficiale che Monsignor Geiswein continua, però chiede la beatificazione. Un momento, scusa. Allora, tu chiedi la beatificazione e dici che è un uomo santo quello che si ritira da Papa perché non dorme, perché il Papa che cosa vorrebbe pretendere? Ma io lo vedo su di me che razza di vita conduco. E il Papa come vorrebbe vivere? Allora bisogna fare casomai come Giovanni Paolo II, furbescamente, quando si è creato i suoi spazi. Poi Dio glieli ha pure sottratti in anzianità, perché lui andava a sciare, andava ogni martedì, Sortobiana gli organizzava l'escursione alla Mentorella nelle montagne del Lazio, ogni martedì credo che fosse, partiva dopo la messa e tornava nel tardo pomeriggio e stava lì in campagna, in montagna, perché a lui piaceva la montagna e si rilassava. Questo va fatto, questo sì che va fatto. Ma ritirarsi perché non dormi è una bufala millenaria, cioè, è una bufala che non ha parole per essere giustificata. E io che cosa ho detto tutte le volte che ho contestualizzato questa affermazione di Geiswein? Se fosse vero che Papa Benedetto, e questa è la premessa, no? Questa è la premessa che porta alla conseguenza. Allora Papa Benedetto, ascoltate, lasciate stare un attimo la premessa, fate finta che non c'è la premessa, adesso viene la conseguenza. Papa Benedetto non è degno di rispetto perché è stato il peggior Papa della storia, perché un Papa non si può dimettere perché non dorme, era debole e non merita il rispetto. Ma questa è la conseguenza, c'è la premessa. Se Papa Benedetto fosse vero che si è dimesso perché non dormiva, e questo lo dice Geiswein e io non ci credo, non è degno di. Che cosa fa questo disonesto? Qui in America Latina, siccome hanno paura, il diavolo ha paura che quest'opera si diffonda, va in video e dice, ascoltate che cosa dice Don Minutella, toglie la premessa, capito? E fa sentire la conseguenza. Quando io in effetti dico, se non si sente la premessa, è ovvio che ci caschi. E lui fa la traduzione. Papa Benedetto non è degno di rispetto perché un Papa che si dimette perché vuole dormire non merita alcun rispetto. Lui che cosa fa? Toglie la premessa e mette la conseguenza. È chiaro che questa è un'operazione disonesta che evidentemente è stata compiuta. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. Quindi attualmente noi qui ci stiamo muovendo nell'estremo sud dell'America, la parte finale, no? Brasile, Argentina, che però quando dice finale non significa Italia-Francia, cioè sono distanze notevoli.
ecco. Però il nostro pensiero corre alla Colombia, al Messico, ecco, queste nazioni dove c'è una presenza, direi, significativa, che speriamo nelle prossime settimane, se Dio vorrà, come Dio vorrà, ci muoveremo. Ma qui vorrei tornare su quel Genesi capitolo 12, che viene chiamata la proto-rivelazione divina, cioè la prima volta che Dio si rivela ufficialmente è il capitolo 12. Queste sono le prime parole di Dio come rivelazione, diciamo, salvifica, perché fino al capitolo 11, non so se sapete, della Genesi, siamo in presenza della preistoria, viene chiamata, della rivelazione biblica. È la preistoria, va bene? Per cui c'è la creazione, e noi in questi giorni veramente stiamo rileggendo la pagina biblica della creazione. Io mi domando come faccia un ateo a dire che Dio non esiste, ma tutto questo da dove verrebbe? E non c'è bisogno dei proclami gnostico-esoterici e gnostici, appunto, dell'ecologismo, che è una versione nuova, la versione green delle teologie della liberazione. La natura si autotutela contro l'uomo, starei per dire. L'uomo, per quanto si darà da fare, non potrà mai arrivare totalmente, Dio non lo permette, perché la creazione è in mano a Dio, è in mano a Dio. Allora, quella è la creazione del mondo, Genesi 1, poi l'uomo, la donna creati, insomma è tutto questo che sappiamo, piano piano, l'arca di Noè, il diluvio universale, finalmente, capitolo 12, la prima volta che Dio si rivela a livello storico, possiamo dire, no? Abram, vattene dalla tua terra verso un paese che io ti indicherò. È l'agire di Dio. E oggi qui a tavola a colazione, dove si mangia dell'ottima frutta, fiori cari, bisognerebbe abitare tra Brasile e Argentina, in Sud America, unicamente solo per frutta e verdura. Hanno un gusto, la frutta e la verdura, che in Italia non c'è più. Anche quelle più buone non hanno il sapore, non so che se per via del trasporto aereo, può darsi questo, probabilmente influisce, non lo so, però mangiare la papaya stamane, l'ananas, fiori cari, vi assicuro, anche per il caldo che fa, bisogna mangiare tanta frutta, sali minerali, eccetera. E mentre mangiavamo la frutta io ho spezzato una lancia in favore dei missionari del passato. Dicevo alle suorine, ai seminaristi, ecco, ci sono tante attitudini nella Chiesa. Oggi è San Paolo eremita, questo è vissuto 100 anni nel deserto, va bene? Ed è anche San Mauro monaco benedettino. Ecco, ci sono tante attitudini mistiche, contemplative. Pensate, Padre Pio non si è mai mosso dal convento di San Giovanni Rotondo, San Pio X lo stesso, dal Vaticano, però la vocazione missionaria è quella, a mio avviso, più non so come dire, più gloriosa. E riferivo perché io poi ho una forte immaginazione in questi giorni che sono qui. Queste sono popolazioni cristiane, in barba alla imbastardita, inselvatichite affermazioni di Bergoglio, che è venuto più volte da queste parti da pseudopapa a scusarsi. Lui da gesuita, no? Tradendo il sacrificio dei suoi confratelli del Cinquecento, è venuto a scusarsi dal Canada, dall'Argentina, per questa colonizzazione cristiana. Meglio Pachamama, meglio lasciare le popolazioni. Ancora qui qualcosa resiste. Io è la terza volta che vengo in America Latina e ricordo una delle ultime volte mentre eravamo in pullman, appunto in pullman, e camminavamo per osservare. Siamo passati da una cittadina piccola dell'Argentina e c'era una processione. Ci siamo chiesti: ma che processione? La processione Madonna, Sant'Antonio, chi è questo? Portavano in processione un feticcio con tante fasce rosse, colorate, è un vero e proprio rito indigeno, con qualcosa secondo me di satanico, che adoravano, insomma, portavano in processione questa statua, e Bergoglio gli è riuscito di portare queste diciamo, manifestazioni indigene a Roma, dentro la Basilica di San Pietro con Pachamama, nel silenzio totale, facendo finta che adesso tutto è normale, per cui c'è il Papa impedito, in sede impedita. Adesso il pontefice laico ha detto che il Papa è in sede impedita. Nel frattempo abbiamo avuto Pachamama in Vaticano, capito? Pachamama in Vaticano. E Bergoglio è venuto più volte a scusarsi qui, ma lo stile di Prevoste quando era qui non era molto diverso, Questi sono tutti pastori, tra virgolette, mercenari, cioè questi non annunciano il Vangelo.
Questi portano avanti le ideologie proprie neomarxiste della teologia della liberazione, quelle cose lì. Ma queste popolazioni sono cristiane, qui trovi la croce, qui trovi il Vangelo, perché tra 500 e 600 nella terra nuova, incontaminata e selvaggia, perché a tutt'oggi lo è, figurarsi nei secoli passati, noi oggi camminiamo per le strade e sti santi uomini e donne, ma soprattutto uomini, lasciavano la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo e venivano qui con le asce nel saio, vabbè, nell'abito religioso, come si vede in The Mission. Ieri abbiamo visto lo scenario proprio The Mission. Tenevano con la permesso dei superiori l'ascia, va bene? L'accetta o una specie di spada, non per uccidere, ma per tagliare gli alberi, per entrare e addentrarsi nelle foreste. E c'era chi moriva per il morso del serpente, c'è chi moriva per il tifo, c'è chi moriva perché gli veniva la febbre a causa del dormire sotto la pioggia, infradiciti, marcendo giorno per... Noi così allora siamo lontanamente, dico lontanamente, ma proprio abissalmente capaci di scorgere che cosa vivevano i missionari. Gloria in questo sillabario missionario di oggi a tutti i missionari cattolici, parlo di quelli sconosciuti, parlo di quelli che nessuno conosce, che solo Dio ha conosciuto, morti, neanche i loro corpi poi sono stati divorati, chissà che non siano stati anche divorati dagli alligatori o dai leoni o dalle tigri, morti per Gesù Cristo, per portare il Vangelo in queste terre, dove adoravano gli idoli, come succedeva nell'Europa a cavallo tra secondo, terzo secolo e settimo, ottavo secolo. E la prima spinta missionaria, no, dei padri della Chiesa, pensate anche solo ai santi Cirillo e Metodio per l'est europeo, questa coriacea, questa tenace, irresistibile, no? Testarda volontà di portare il Vangelo tra le giungle e le scimmie ai popoli che ora sono popoli avanzati anche per via del cristianesimo. Queste cose non dice più nessuno, anzi la falsa Chiesa di Roma si scusa per questo. Ma se queste popolazioni, come tutto il progresso nel mondo esiste grazie al cristianesimo, è tutta una menzogna sorta col crollo dell'ancien regime e lo sviluppo dei lumi nel Settecento, l'idea che il cristianesimo impedisce il progresso. È esattamente da qui che parte quello che ancora oggi i metrapenseri italiani fanno credere, che chi è cattolico è un impedimento al progresso, voi siete del Medioevo, invece lo sono il progresso. Il progresso il proclama di Auguste Comte, che diceva appunto: noi crediamo nel progresso, diventeremo noi Dio, l'immortalità. Cioè, cominciavano a credere all'idea di studiare un criterio per non morire più, è l'idea di sempre. E nel frattempo qui a queste popolazioni indigene, primitive, selvagge, con qualcosa di buono naturalmente, ma molto poco di buono, no? Questi sacrificavano esseri umani, per lo più bambini, alle dee come Pachamama, gli strappavano il cuore e se lo mangiavano. Siamo a quei livelli lì, capito? E invece, ecco, i missionari cristiani, gesuiti e francescani in particolare, queste due grandi famiglie, che hanno sempre litigato sulla modalità, ma questa è un'altra storia dell'annuncio, perché i francescani dicevano l'annuncio e basta, portiamo il Vangelo e basta. Questo poi hanno litigato soprattutto in Cina per questo problema qui. Invece i gesuiti hanno sempre sostenuto col tempo che bisognava prima di tutto, come dire, inculturare il Vangelo, cioè studiare i stili, no? I modi. Io non so come la pensiate, qual è la formula giusta. Se fossi costretto a scegliere, sceglierei quella francescana. Mi sembra la più vincente. Anche perché col tempo questa idea dell'inculturazione gesuitica ha finito col diventare una zavorra ai piedi dei missionari stessi. Io per carità ho una grande stima per padre Matteo Ricci, che è andato missionario in Asia, in Cina, fino alla corte del Gran Khan, però ecco, per esempio, non è beato ancora, perché c'è questo problema qui, che a un certo punto lui, sai, a forza di voler
temporeggiare, di voler venire incontro, bisogna stare sempre attenti. Il cristiano quando viene incontro deve stare sempre su chi va là, perché finisci col comprometterti. Per cui lui indossava e vabbè, al limite questo ci può stare, gli abiti, non era San Francesco Saverio che pure era gesuita pure lui un secolo prima, indossava gli abiti della corte imperiale di Pechino, oppure aveva imparato gli idiomi, e tuttavia non aveva i francescani chiedevano di dire ai cinesi di non adorare gli idoli, quei mostri, vi ricordate, no? Che lì sono peggio di che qui è. Io non ci ho ancora messo piede da quelle parti, però qui diciamo abbiamo un retroterra idolatrico, pacciamamico, dove al limite ti producono Pachamama, che è sempre un orrore. Però se andate in Oriente, Thailandia, sud-est asiatico, Birmania, Indonesia, trovate questi templi buddisti. Padre Amorth proponeva di non entrarci mai, ho ascoltato io con le mie orecchie questo, e dice, sapete, una cosa è quello, ma i santi sono così, ti sconvolgono. Dice, sai perché molte coppie, sai perché il matrimonio oggi sta fallendo? Non avrei mai potuto immaginare che dava quella interpretazione lì. Ha spiegato, perché le coppie, quando si sposano anche in chiesa, fanno il viaggio di nozze in questi paesi esotici e poi entrano a partecipare a riti dentro le stupe buddiste indonesiane. Ecco, padre Amorth può essere considerato un fanatico, però secondo me aveva ragione. Questi no? Avete presente queste statue del mondo orientale, buddista, eccetera? Allora i francescani dicevano bisogna abbattere, te pareva, bisogna abbattere tutto questo, no? Invece i gesuiti a un certo punto hanno pensato ma attenzione a colloquiare con l'errore, come sta avvenendo oggi, perché alla fine a forza di dialogare si finisce col compromettersi. Io credo che sia questo il tempo di una nuova evangelizzazione, come diceva Giovanni Paolo II, cioè siamo nel tempo in cui bisogna tornare ad annunciare il Vangelo, e non escludo che noi siamo qui anche per, se Dio vuole, come Dio vuole, verso un paese che io ti indicherò. Quindi io sono in un'aspettativa senza prospettiva significa questo, e significa disponibilità a fare tutto ciò che Dio vuole. Scusate se sentite il rumore, hanno attaccato, vediamo, ecco, stanno attaccando quello che tira via le foglie, speriamo che mi sentiate bene, che noi non si sia qui anche per offrire un nuovo respiro missionario, onorando le foreste, i giunchi, tagliavano i rami per addentrarsi. C'è la storia, ne cito una sola, di San Giovanni Brébeuf, un gesuita francese del 1600, è andato missionario in Canada. Lui. Prima di partire aveva ottenuto di fare il voto di martirio, cioè aveva chiesto, col permesso dei superiori, di morire martire. Lui arriva in Canada, quindi lì è il problema opposto che qui, lì il freddo, la neve, capite? Bene, lui, ce l'ho proprio qui sotto, però sta passando oltre, e lui è arrivato lì. Io devo sempre fare le mie riflessioni ecco, io ringrazio anche Dio, io devo sempre, anche dall'altra parte del mondo, faccio da casa mia al mondo intero, faccio le riflessioni in una condizione che devo chiedere o insistere o combattere, ce l'ho proprio sotto i balconi. Dunque, sto dicendo, lui fece l'offerta di martirio, chiese al Signore di morire martire, arrivò lì nelle popolazioni indigene, alle quali poi Bergoglio ha chiesto scusa facendo la danza della nonna, e a un certo momento è accaduto che lui è andato via con gli altri sono andati via, e lui è stato raggiunto dalle popolazioni. Lo hanno praticamente, per farla breve, cucinato in brodo. Poi, dopo che era cotto a puntino, gli hanno strappato il cuore e se lo sono mangiato. Hanno mangiato il cuore di questo martire missionario, ecco, il coraggio, l'intraprendenza di questi santi missionari venuti non solo in America Latina, ma in Africa, nel sud-est asiatico. Oggi che cos'è la missione? Se avessi avuto tempo vi avrei letto un paio di passaggi delle Redentoris Missio, che secondo me
è un'enciclica di Giovanni Paolo II che secondo me meriterebbe di essere ripresa, perché qui o si fa la missione o muore la Chiesa vera. E la missione si fa non nella vecchia Italia, l'Italia è la vecchietta che tu accompagni per attraversare la strada, qui trovi il giovane atleta che ti può dare speranza. Qui si fa la missione o si muore, un rinnovato però ci vuole la fede, l'entusiasmo, la passione che avevano i missionari. Non solo quelli del passato, ma anche quelli dei nostri tempi, e vorrei citare in questo sillabario missionario che oggi vi sto raccontando, tenendo presente il paradigma di Abramo: vattene dalla tua terra per un paese che io ti indicherò, e al futuro. Non ha garanzie prima Abramo, deve solo fidarsi di Dio, della sua parola, come stiamo facendo io, se mi permettete anche voi qui presenti, come sto facendo prima di tutto particolarmente io, perché devo farlo io per primo, perché se io mi demoralizzo, se io mi abbasso la guardia, se io a un certo punto perdo di vista che Dio vuole così, voi ne risentite tutti poi, verso un paese che io ti indicherò. Io ho lasciato, vattene dalla tua casa, dalla tua terra, io sono andato via da Santi e Caffè, no? Dalla trasmissione tra le più seguite in Italia, che i nemici non stanno smettendo di esultare, chissà come si staranno organizzando per occupare quello spazio mattutino al fine poi di delegittimarmi. Ma io sono qui perché Dio lo vuole. Il paese che io ti indicherò, e ancora io non so esattamente come Dio voglia indicare, questo lo trovo semplicemente meraviglioso, è esattamente questo che a me dà gioia, perché se avessi troppe garanzie mi preoccuperei. E questa attitudine missionaria non è solo quella del Cinquecento, che è probabilmente il secolo più aureo della missione, ma anche dei nostri tempi, dove a un certo punto la missione è diventata anche con le quote rosa, e lì tocchiamo vertici inauditi, perché da sempre si sa che la donna, per via anche della propria fisicità, della propria caratterizzazione psicosomatica, è meno disponibile alla missione. Ma io vorrei citare adesso un paio di missionari dei nostri tempi per dire che la missione non muore mai e che la Chiesa o è missionaria, diceva Giovanni Paolo II, non è Chiesa. E cito: anzitutto vorrei mettere al primo posto Santa Francesca Saverio Cabrini, una donna, con le sue difficoltà, con i suoi travagli, con le sue debolezze, ma anche con quella forza che solo una donna sa avere. Questa donna, col permesso dei superiori, si è imbarcata, perché non esistevano ancora gli aerei, rischiando più volte la vita. Per esempio a Pompei, nel portico d'ingresso, ci sono alcune statue di santi legati a Pompei, e compare la statua di Santa Francesco Saverio Cabrini, lo sapevate? Che ha sciolto un voto, perché lei, mentre era in nave per raggiungere il Nord America, Stati Uniti, Nicaragua, quelle nazioni lì del centro Nord America, ebbe un naufragio e la nave stava per affondare, e allora invocò la Madonna di Pompei, del Rosario di Pompei, dicendo che se l'avesse salvata avrebbe sciolto il voto, e la Madonna è intervenuta. Ecco, la Santa Francesca Saverio Cabrini è una missionaria in foto. Ecco, questo per dirvi, la missione non muore mai, non è una missionaria del Cinquecento, è del Novecento. E questa suora, col suo carisma, dicono che era il viso bellissimo, ma sempre gli occhi cerchiati neri in viso, provata, perché è una donna che non stava mai ferma. Questa non dormiva quasi mai, mangiava poco, ma non si lamentava. Aveva imparato che la missione è una grazia. E così andava, e lì ha raccolto le pecore abbandonate degli immigrati italiani negli Stati Uniti, offrendo loro la dottrina, la fede, portandola dai preti, costruendo ha fatto un lavoro semplicemente massacrante, umanamente parlando. Ecco, Santa Francesco Saverio Cabrini, missionaria del Novecento dei nostri tempi. Questa era una che volevo citare. Un altro che vorrei citare del Novecento, che veramente ha un ruolo speciale, è il veneto padre Daniele Comboni, San Daniele Comboni, canonizzato da Giovanni Paolo II, se non ricordo male. San Daniele Comboni, nonostante sia morto giovane per infarto, perché i preti del Veneto lo hanno accusato di Vicenza di avere una relazione sessuale e lui non ha retto a questo, ha fondato la Nigrizia. Sarebbe una comunità missionaria che oggi è meglio non considerarla, perché sono avanzati i progressisti in una maniera spaventosa. I missionari comboniani non vanno più ad annunciare il Vangelo,
vanno ad annunciare l'ecologia, vanno ad annunciare i proclami ecologisti della falsa chiesa. Ecco, questo è San Daniele Comboni. Lui un giorno era a San Pietro, chiedeva a Dio se quello che sentiva nel cuore di andare in missione in Africa, portare il Vangelo in Africa. Sapete che nel Novecento era il periodo del colonialismo, ma c'è, come ancora accade oggi, molte terre interne dell'Africa, del Corno d'Africa, e poi anche dell'Africa nera, non raggiunte dall'evangelizzazione, dall'annuncio del Vangelo. Allora San Daniele Comboni fonda una comunità religiosa maschile e femminile di missionari e missionarie che vanno in Africa ad annunciare il Vangelo. E milioni di africani si sono convertiti grazie a questo piccolo grande Abramo che è San Daniele Comboni. Ecco, Santa Francesca Saverio Cabrini, San Daniele Comboni, ci metterei naturalmente, inaspettatamente peraltro, San Massimiliano Maria Colbe. Lui, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, ha fondato in epoca la 9 la città dell'Immacolata in Polonia, e poi quando le cose andavano bene, come me con Santi e Caffè, è scappato via improvvisamente perché aveva anche lui questo erutto spirituale ed è andato in Giappone. San Massimiliano Maria Kolbe è andato in Giappone negli anni 30 del Novecento, se non ricordo male dal 1931 al 1938 o 36, adesso non mi ricordo, 38 credo che sia. E solo perché il superiore provinciale dei frati francescani lo ha richiamato in Polonia, lui è tornato, peraltro passando da Mosca, dove fece quella celeberrima profezia: un giorno l'Immacolata regnerà sul Cremelino e dal Cremelino sul mondo intero, perché si era fermato a Mosca con la Transiberiana. Sono sempre in viaggio, navi, treni, aerei, no? Navi, treni, aerei non c'erano, quindi questi sono stati sfortunati perché erano costretti a spostarsi con tappe sempre più lunghe. Bene, e ci sarebbero altri missionari meno noti da citare che hanno fatto la storia del cattolicesimo romano portando il Vangelo dappertutto, anche in luoghi tra virgolette infernali, come San Damiano de Veuster, il missionario dei lebbrosi che va nelle isole Hawaii, nell'isola di Molokai, dell'arcipelago hawaiano, a stare in quell'isola calda e afosa e umida con i lebbrosi che venivano portati lì a forma di ghetto, e lui li evangelizza, annuncia loro il Vangelo, poi anche lui contrae la lebbra perché non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Questo è San Damiano de Veuster, con un particolare: lui fumava la pipa per resistere al puzzo della pelle che cadeva a pezzi dei lebbrosi. Finisce col contrarre anche lui la lebbra. E poi un'altra donna che vorrei citare è sempre del Novecento. Vedete che state vedendo le foto per dirvi che sono santi in carne e ossa dei nostri tempi. Allora ricordiamo Santa Francesca Saverio Cabrini, poi abbiamo citato San Daniele Comboni, adesso stiamo citando San Damiano de Veuster, San Massimiliano Maria Kolbe, sono 4 che abbiamo citato, Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta è senza dubbio una missionaria, era sempre in aereo. E quando le chiedevano: madre, ma non è stanca? No, ho pregato tanti rosari, non si lamentava mai. Chissà quanto freddo, perché peraltro coi sandali a piedi nudi, quanto caldo, quante fatiche, i fusi orari, il cibo, le scomodità. E questa donna, guardate che bella immagine, proprio questa è l'immagine del missionario per eccellenza, con la corona del rosario in mano, in preghiera. Questa piccola, gigantesca donna ha portato il messaggio di Gesù tra gli slum e tra i posti più poveri del pianeta. Non ho finito, vorrei ancora citare un altro santo a cui io sono particolarmente legato, San Giuseppe Frainet de Metz, questo santo alto atesino che nel Novecento, anche di lui abbiamo una foto in bianco e nero, naturalmente, però sono, per dirvi, missionari dei nostri tempi, è andato missionario in Cina. Anche qui si aprirebbe una pagina straordinaria se volessimo parlare di missionari in Cina. Alcuni sono arrivati lì, non hanno fatto in tempo ad entrare e sono stati uccisi. Non mi ricordo il nome di uno di questi missionari giovane, italiano, la cui storia mi ha... Ecco, questo che vedete in foto è il volto splendido, uno sguardo speciale di San Giuseppe Frainet de Metz, che è andato missionario in Cina, e lui ha detto: sono cinese con i cinesi
e quando poi ha contratto il tifo, mi pare, comunque stava morendo per malaria, se non è morto lì, è sepolto lì in Cina, ha detto: io muoio cinese, gioioso di portare il Vangelo ai cinesi. E stavo dicendo, ma mi sfugge adesso cosa stavo dicendo, della missione, questo portare appunto l'annuncio a tutti i popoli senza calcolare. Questi sono piccoli Abramo. Ogni missionario è un piccolo Abramo. Esci dalla tua terra verso il paese che io ti indicherò. Ma naturalmente ne vorrei citare tanti altri, ma vorrei concludere con quello che secondo me merita un posto speciale. E non so se lo state capendo a chi mi riferisco, a Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è stato il missionario per antonomasia, ha voluto e potuto dare alla Chiesa una impronta missionaria di persona, non solo quando era giovane e atletico, che pure allora non era comunque, diciamo, come dire, divertente viaggiare per la missione, ma poi anche col passare degli anni, quando si è ammalato, invecchiato, ha continuato a girare il mondo anche nei posti più sperduti. Cito un esempio che può dare conforto a tutti noi, perché in Brasile abbiamo trovato poca gente, in Argentina potremmo non trovare quasi nessuno. Bene, vorrei dire al mio team e a quanti mi seguite da casa e mi sostenete, perché voi vedete che è tutta zuffa e pacuccia, si dice in siciliano, il pontefice laico ha detto: voi date soldini, perché a questo gli brucia, no? Vorrei dire a tutti voi che ci sostenete, perché le spese ci sono, che una volta Giovanni Paolo II era già anziano, decise coi suoi più stretti di recarsi in missione da Papa. Adesso mi ricordo in quale nazione delle steppe asiatiche, Azerbaigian dovrebbe essere, ecco sì, l'Azerbaigian, e allora siccome era ammalato e anziano, diciamo, la prefettura della Casa Pontificia e lo staff di Giovanni Paolo II presero informazioni su quanti avrebbero partecipato a messa. Sarebbe stato il minimo storico, il record in negativo storico delle messe di Giovanni Paolo II, perché era previsto neanche 1 migliaio di fedeli, perché lì i cattolici sono pochi, una nazione come tutte queste del Centro Asia a maggioranza islamica o ortodossa, e i cattolici sono veramente pochi. E quando hanno detto a Giovanni Paolo II: Santo Padre, voi siete anziano, state male, non conviene spendere tutte queste risorse fisiche per raggiungere neanche 1 migliaio di cattolici, per dire il gioco non vale la candela. Sapete cosa ha risposto Giovanni Paolo II? Lui ha risposto: ma anche queste migliaio di persone hanno il diritto di vedere Pietro. Ed è andato. E si vede veramente che in realtà poi sono stati molti di più, perché andavano anche i curiosi a vedere il Papa. Era talmente bello vederlo che andavano anche i curiosi a vedere il Papa. Lui è andato lì per neanche 1 migliaio di fedeli. Una volta è arrivato in Africa, in un regime marxista, lo hanno fatto atterrare, all'aeroporto non ha ricevuto gli onori di Stato e hanno cancellato l'incontro, ma lui è andato lo stesso. A Sarajevo hanno piazzato una bomba durante il tragitto, era stato detto al Papa che di non passare di là. Il Papa ha detto: io devo andare a celebrare messa per i fedeli. E così, e questo è l'elogio della missione, il sillabario missionario. Patrona delle missioni come donna è una santa che è sconvolgente. Santa Teresa di Gesù Bambino, morta a 24 anni senza mai essersi mossa dal monastero. Questa è la Chiesa, che fa capire perciò che la missione è qualcosa di decisivo e di costitutivo. Santa Teresa di Gesù Bambino era tormentata dal desiderio di andare in missione, ma era monaca carmelitana di clausura. Nei giorni scorsi siamo passati da un paesino verso il confine, verso Cascavel, brasiliano e argentino, e lì è avvenuto un miracolo nel 2013 vicino a un monastero carmelitano che io ho visto dall'esterno. Un bambino è cascato giù dal secondo piano ed è entrato in coma, si è rotto il tessuto cerebrale. Allora, mentre lo trasportavano d'urgenza all'ospedale della città più vicina, e io perché ve lo racconto? Perché a Campo do Murao ho visto che era organizzato
con i manifesti un pellegrino cittadina e c'era la Madonna di Fatima con i 3 pastorelli e questa cittadina col monastero carmelitano. Io sono curioso, mi sono interrogato ma che significa? Ho scoperto poi come andavano le cose da Campo Murao a questo paesino vicino. Il bambino viene trasportato in ospedale, la mamma scrive un biglietto alla superiora o chiama telefonicamente la superiora di questo monastero dal quale siamo passati, di Carmelitane Scalze, quella a cui apparteneva Santa Teresina, chiedendo preghiera per il bambino che stava morendo perché era in coma. La suora tra una cosa e l'altra se lo scorda. Il bambino viene ricoverato e allora la mamma richiama, la faccio breve, per chiedere se si è pregato. Non sappiamo nulla, rispondeva un'altra sorella, ma non ci è stato detto nulla. Ci sono sempre le suore distratte, che Dio le aiuti, che Dio aiuti le suore distratte perché possono fare danni incalcolabili. Quella si è scordata di dire di pregare. Comunque questa suora allora dice sì, pregheremo, e cominciano a pregare nel monastero carmelitano per questo bambino i pastorelli di Fatima, e sono quelli che mi sono usciti a me tra l'altro quest'anno nella lista dei santi del nuovo anno. Pregano i pastorelli di Fatima, prega qui, prega lì, il bambino, per farla breve, guarisce. È stato riconosciuto come miracolo e organizzano il pellegrinaggio al posto dove il bambino è caduto. Hanno poco, quindi quel poco che hanno lo valorizzano e fanno pellegrinaggio a piedi in questa cittadina dove è avvenuto questo episodio. Santa Teresina appunto desiderava andare in missione, ma appunto è morta in monastero all'età di 24 anni, ma è stata proclamata patrona delle missioni universali insieme a San Francesco Saverio. Ecco, magari nei prossimi giorni prendo in mano la Redentoris Missio di Giovanni Paolo II, ma tutta la Chiesa è missionaria e io spero che a tutti voi che siete in Italia sia chiaro la ragione profonda che mi spinge a venire qui, e non so esattamente neanche io quanto starò ancora qui, ma voi aiutatemi se potete, perché io vivo grazie al vostro sostegno mediante la Fondazione Santa Mater, ma io mi sto fidando di Dio, come sapete, ve l'ho detto, Abramo, esci dalla tua terra verso un paese che io ti indicherò. Questo paese alle mie spalle è l'America Latina, noi siamo qui, lasciamo che Dio ci indichi la strada, rimaniamo uniti in preghiera, miei cari fiori. Sono contento che oggi la trasmissione sono riuscita a farla per intero, il sillabario missionario. Mentre tutto questo accade in Italia è un litigare continuo, la tensione alle stelle per via del silenzio, della censura sulla questione liturgica all'ultimo concistoro, al primo concistoro straordinario di Prevost. Praticamente, come sapete, e concludo, è stato censurato il tema liturgico per parlare invece soltanto praticamente del sinodo, della sinodalità. Quindi è di tutto chiaro. Poi naturalmente il pontefice laico di Roma trova spunto per dire che questo serve perché spiegare che Papa Leone, che quindi è Papa, non è più forse, è impedito. Non ascoltate queste sirene, fiori cari. Queste sono vere e proprie trappole di menzogna assoluta che chi le porta avanti sa lui per primo che è falsa questa cosa, che è assurda questa cosa, continuare a insistere con questa idea. Se il Papa, faccia il Papa, c'ha 70 anni, è giusto? Faccia il Papa. E quindi stanno discutendo adesso cardinali, perché Roche è intervenuto, vedete come tutto è ben organizzato, sì, il prefetto della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti è intervenuto e si sta facendo un gran parlare, lo dico a voi che siete con me, che non seguite probabilmente le notizie, e concludo, magari domani approfondisco, e volevo dirvi anche che qualche volta capiterà che faccio qualche trasmissione indifferita per via dei fusi orari e degli spostamenti in macchina che mi portano verso il sud adesso, perché ancora io sono nel nord dell'Argentina al confine col Brasile, dove c'è questa foresta bellissima, ma devo andare verso Buenos Aires, e stavo dicendo che il cardinal Roque è intervenuto dicendo che, richiamando addirittura la congiura di San Pio V, per dire che nella Chiesa il rito deve essere uno solo, e quindi in questo modo tagliando inaspettatamente le gambe ai sognatori come Burke, come altri. Di che cosa si tratta? A mio avviso si tratta di sapete che quando Hitler fece tramite il suo gerarca l'accordo con Stalin, no? Fecero questo accordo, Molotov-Ribbentrop fecero questo accordo di non belligeranza, no? Patto di desistenza. Hitler fece tutto questo come manovra, per cui i russi stavano tranquilli perché c'era questo patto che siglato, in cui si diceva che non ci sarebbe stata un'aggressione. E invece, come sapete, Hitler nel frattempo studiava l'operazione Barbarossa, che gli è andata male, però l'ha studiata per invadere la Russia.
in barba all'accordo Ribbentrop e Molotov. Ecco, qui sta accadendo la stessa cosa. Hanno fatto un accordo previo e adesso la falsa Chiesa, in barba a tutte le aspettative, li sta tradendo, perché questi sono partigiani di Satana, quella è la Chiesa del diavolo. E vanno missionari loro, a portare il falso Vangelo. Più di noi. Quella è la falsa Chiesa. Quindi l'accordo è stato, tradito e adesso questi, come Burke e gli altri, si trovano con un pugno di mosche nelle mani. Per cui c'è un cahier de doléances dalla Nuova Bussola Quotidiana, per carità, ve la raccomando, la Luisa Scrosati è sempre lì che mette in luce tutto quello che non va, mai toccando il Papa, mai! Perché il Papa non c'entra. E vedete come il pontefice laico e la Scrosati, che litigavano e si scorravano in passato, ora sono così vicini l'uno all'altro, no? Vicini vicini, come diceva Striscia la Notizia, vicini vicini, perché dicono in fondo la stessa cosa. La Scrosati è il diktat della redazione della Nuova Bussola Quotidiana, il Papa non si tocca, lo sanno che è lui uno degli artefici, ma non si tocca, e il pontefice laico è impedito, per questo non interviene. Nell'una nell'altro hanno ragione, sono sirene dalle quali vi invito a stare alla larga, sono menzogneri, sanno di esserlo e si ostinano, e la prova del 9 è che l'accordo siglato Ribbentrop e Molotov è stato tradito, per cui censura totale sulla messa in latino, sulla riforma liturgica, sulla questione liturgica in quanto tale. Invece il sinodo che deve andare avanti. Mamma mia, fiori cari, mi mancavate, ero in astinenza, è un'ora e mezzo che parlo, no, un'ora e un quarto, non la smetto più, basta così che devo viaggiare. Pregate per noi, pregate per me, io sento il vostro sostegno col rosario, non facciamo le telefonate per oggi, così mi metto in viaggio, ho sputato, è arrivato qui lo sputo, do spunto al pontefice laico, passa dall'erutto allo sputo, coraggio figliolo caro, dai, datti da fare. E poi consulta i canonisti, i giuristi e i latinisti per dire se sputum sputorum va pure bene. Vi do la benedizione, miei cari figlioli, avanti con gioia, la Madonna è con noi, usciamo, ampliamo gli orizzonti, però se questo è possibile aiutatemi, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, amen. Santa giornata per quella che vi resta, a me invece è ancora lunga, avanti con Maria, laudetur Jesus Christus.